Benvenuti nel quinto video della serie Realizziamo un mobile parametrico. Per prima cosa selezioniamo tutti i nodi, compresi quelli di reroute, e li duplichiamo con CTRL SHIFT più D. Spostiamoli in basso. Ecco, questi serviranno poi per creare il frontale dei cassetti. Adesso concentriamoci sempre sul vano del retro del cassetto. Adesso cercheremo di creare una nuova geometria per il retro del cassetto comprendente le guide. Quindi per far questo, per prima cosa, rimodifichiamo le misure del, del box. Quindi diamo 0,25 di spessore dei fianchi, profondità appunto 45, un'altezza di 1 metro, una larghezza di 1,05, lo spessore del ripiano di 25 mm e 4 ripiani. Questo ci permetterà di avere delle misure tali da poter dividere, da poter ottenere dei numeri divisibili. Adesso proviamo, carichiamo un nuovo cubo avente le stesse misure di quelle appena dette. Quindi abbiamo detto 1 metro di larghezza, 0,45 di profondità e poi abbiamo detto 0,3 di altezza. Questo è esattamente il cubo che è presente qui, questo nei tre vani. Adesso concentriamoci su questo cubo e portiamoci in modeling in modo tale da, premendo il tasto diviso sul tastierino numerico, possiamo lavorare solo su questo cubo. Per prima cosa creiamo un taglio con e la duplichiamo, Shift D, e la spostiamo in alto e creiamo quindi due guide. A questo punto prendiamo la faccia, questa qui esterna, e con gli snap, ci aiutiamo con gli snap al vertice, GX, la spostiamo all'interno. Il nostro valore, cioè il valore del cubo, non cambia. Ok, abbiamo così ottenuto esattamente il retro del cassetto. Adesso questo retro del cassetto, se noi gli diamo CTRL A e applichiamo una scala, applichiamo la scala, quindi CTRL A, Scale, vediamo che tutto passa a 1, di conseguenza queste dimensioni, come se fossero le dimensioni native di questo oggetto qui. Dividendo la nuova misura per queste misure qui, otterremo il nuovo rapporto di scala. Quindi, dunque, facciamo una prova, andiamo dentro Geometry Node, intanto se facciamo la prova così, se noi togliamo al momento i cassetti, questo lo rinominiamo in cassetto e lo trasciniamo all'interno, cassetto, eccolo qui, all'interno, possiamo includerlo nella geometria delle istanze.
ecco qui, così è accaduto. Abbiamo sostituito la geometria di prima che era chiusa con questi nuovi retro dei cassetti. Magari questo lo selezioniamo e vediamo che andando sulla Y, un attimo, dividiamo per -1 così li portiamo fuori. Quindi diciamo, questo ci rende l'idea di poter cambiare con la nostra geometria quegli spazi, quei cubi, quei box che erano delle semplici scatole. Così possiamo abbellire il nostro disegno come meglio crediamo. Adesso il concetto però è che se noi allarghiamo la larghezza, questi cassetti qui non sono più parametrici, quindi il nostro scopo è proprio quello di renderli parametrici. Quindi adesso ritorniamo alla situazione precedente, era -2, ok. Abbiamo detto che dobbiamo rendere parametrico, quindi togliamo un attimo questo discorso qui. A questo punto per rendere l'oggetto parametrico dobbiamo scalarlo, poiché non possediamo delle misure come nel cubo il size, non possiamo ridimensionare questo oggetto, ma possiamo soltanto scalarlo. Quindi abbiamo detto Shift A Search, ci servono dei nodi come instance, geometry to instance, prima dobbiamo trasformarlo in un'istanza, poi dobbiamo scalare l'oggetto, scale instance, eccolo qua. Adesso però ci servono, prima di scalarlo, delle misure, quindi abbiamo bisogno di un combine, Shift A Search, combine, e questo è quello che va nello scale. Abbiamo bisogno di capire la x, la y e la z, di conseguenza abbiamo bisogno di creare il rapporto tra la misura precedente, tra la misura e quella nuova. Prendiamo il divide, allora per quanto riguarda la x, quindi la misura della x, questa qui, per 1, perché abbiamo detto che la x, la misura era 1. Poi per quanto riguarda la y, dunque la y, il cubo prende la y dalla profondità, per cui prendiamo la profondità, la inseriamo qui, la profondità bisognava dividerla, abbiamo detto per punto 45, quindi abbiamo la x, abbiamo la y e la z la prende da dove? Size, vediamo un po', da h frontale, quindi duplichiamo questo, prendiamo l'altezza del frontale e dividiamo per punto 3. Questi sono i rapporti di scala. Mettiamo qui. Adesso se dovrebbe funzionare. Infatti, quindi a questo punto, se noi andiamo sulla larghezza, ecco, vediamo che effettivamente si scala. Purtroppo lo spessore dei fianchi subirà qualche modifica, però grosso modo ci può stare.